È una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Buongiorno a tutti, oggi un graditissimo ritorno, abbiamo lo scrittore del popolo Vincenzo Di Giorgio che è venuto a presentarci un suo secondo libro, ne abbiamo già parlato nell'altra chiacchierata, che si chiama Taxi 081, il Vangelo di Napoli. Buongiorno a tutti quanti voi. Buongiorno Vincenzo e benvenuto. Di cosa parla questo libro e come sei arrivato a scrivere questo libro? Allora, questo libro parla, eccolo qua, ce l'ho qua davanti a voi, di un autista del signor Gennaro, primo protagonista, e lui in questa macchina è una sorta di mangiasmog della nostra città, cioè è come fosse un confessionale dell'anima all'interno di questo taxi, e chiunque esso sia, entra un pazzo, entra una signora incinta, entra un drogato, tutti i passeggeri, tutta la gente di Napoli, pure persone per bene, tutti, il malvivente, il guappo, guapatiel, tutti quanti, però lui, il signor Gennaro, è come fosse una sorta di, nello specchietto retrovisore, parla a tu con le persone che stanno all'interno e succedono varie cose straordinarie, cioè da cose negative a positive. Sono vari racconti su Napoli. Come sei arrivato a scrivere questo libro? Il taxi, per esempio, 081 è nato perché stavo andando dalla Feltrinelli alla stazione, qua vicino a me, e vidi tutti questi tassi fuori alla stazione. No, Giuseppe, conosci, no? Tutti quei tassi fuori alla stazione. E dissi io per 2 minuti mi fermai, mi bloccai. Dissi, ma tutti questi tassi, ma faccio una cosa, faccio un libro di cui personaggio è Gennaro, perché noi a Napoli il nostro patrono, che io saluto e amo tanto, San Gennaro, aiuta tutti i napoletani e oltre. E all'interno mettiamo l'autista che si chiama Signor Gennaro, che aiuta tutti quanti. Ogni storia che qualche persona entra in questa macchina, lui lo aiuta. Fermati qua perché qua ti voglio in un'altra chiacchierata proprio su questo libro, Sì, però sì. una domanda te la voglio fare. Questo 081 finale mi ricorda un po' il film di Mario Merola, perché poi Sì, per chi non lo chiamate Napoli. sapesse... Ma ti racconto un aneddoto che stamattina mi è successo fuori alla posta, qua al corso meridionale a Napoli, per chi non è della zona, e a fianco al bancomat a terra ci stavano 3 barboni, tanto di cappello ai barboni, ai clochard. E io, nel frattempo che stavo aspettando per fare la fila, c'erano 3 persone davanti a me e ho visto questi 3 barboni a terra, no? E mi sono chiesto, ho detto, guardate là, quelle persone che stanno a terra, ritornando al discorso che hai detto prima, perché stanno là a terra? Perché? Ci sarà un perché. Pure sono figli e mamma, no? Loro erano figli di mamma, giusto? Come tutti quanti noi. Che cosa fa? Ho detto io stamattina. Che cosa fa che blocca quelle 3 persone? Perché si bloccano quelle 3 persone? È il loro modo di pensare. E allora io dico a tutte le persone di Napoli e non di Napoli, a questi barboni, sì, aiutiamoli, portiamolo da mangiare. Noi cerchiamo, se si può fare, però tranne se la mente è buona, che sono delle persone che veramente non capiscono niente e stanno là a terra, ma se un ragazzo di quello, una persona di quello sta a terra, cerchiamo di non portargli solo il mangiare, ma facciamoci cambiare il set mentale, perché è l'azione che manca. E dicevo, alzati da terra, incomincia a muoverti, fai qualcosa, svegliati. Come dice l'americano Anthony Robbins, ognuno di noi abbiamo una sveglia dentro, abbiamo una sveglia mentalmente, no? Ci dobbiamo svegliare, è un risveglio e ritorniamo un'altra volta in noi stessi. E questo libro qua, parlando sempre del Taxi 081, è una sorta di risveglio per le persone che stanno proprio, anche se svegli ma dormendo. Ho capito, ho capito. Mi spiego? Vincenzo, ha molto colpito quel tuo aneddoto sulla zeppola, perché veramente le persone hanno colto il cuore dello scrittore del popolo. Quando ero piccolo
io abitavo c'era un bel bar grande e io ero piccolo, ti ho detto, a livello economico stavamo un po' a sotto zero, a rosso come a benzina. E venne San Giuseppe. Io ero piccolo, entrai in questo bar e io piccolino, con gli occhi vicino alla vetrina delle zeppole, e io guardavo così, sai quando stai estasiato così, che uno ti spinge è come se fossero veggenti, pure se ti pungono, e così guardavo queste zeppole di San Giuseppe belle, che sto profumo, e non mi muoveva, chi mi buttava di qua, chi mi buttava, sposta di giovanotte, vuoi vedere qua, va bene, va bene, va bene. E desideravo queste zeppole di San Giuseppe, e desideravo, veramente desideravo. Facendomi più grande, andai a lavorare in questo stesso bar e facevo il barista. Facendo il barista, un giorno mancava un pasticcere giù. Disse il capo: Vince, togliti sta giubba e vai va giù a pasticceria perché si deve aiutare. Era il periodo proprio per il San Giuseppe. Andai lì giù, no? Giù alla pasticceria, non ti dico il vomito che vedete dietro alle mie spalle, questo giallo. La crema mi usciva da tutte le parti, dai capelli, dal naso, alla gola, tutto azzeccato qua. E vi voglio dire a tutti quanti, chiunque desidera le cose, chiunque desidera, quando desiderate è bello, ma quando ottenete quella cosa passa subito, vola via. Era più bello quel Vincenzo che guardava la vetrina, che quando Vincenzo ha avuto tutta quella crema che ci usciva per le orecchie. Quando andai a casa mi sentivo vomitare, mi diceva mia mamma. Era il giorno di San Giuseppe. Io col nasino piccolo vicino alla vetrina, così guardavo quelle belle zeppole con bella crema, le amarene, e io desideravo con gli occhi di un bambino, pensate, 7-8 anni, così con la faccia così vicino alla vetrina, e fantasticavo. Desideravo questa cosa ardentemente. Quando poi mi è venuta una valanga di crema, diciamo, quando uno riceve quella cosa, dopo finisce tutto. E questo vale anche quando uno mi devo comprare un computer, mi devo comprare la macchina, a quel momento sembra bellissimo. Quando ce l'hai, hai un'ascesa così. Diventa tutto, dallo straordinario, diventa ordinario e basta. Senti, so che un messaggio che ha girato ultimamente sui social, sul web, su cui raccontavi questo episodio, ha riscosso molto successo. Che cosa hanno detto i tuoi amici di questa cosa che hai raccontato? I miei amici, quelli là proprio, anche quelli là da piccoli, si ricordano quando io lavoravo là, e altri amici miei, qualche giornalista pure, mi ha detto: Vince, mi hai fatto molto emozionare. E mi sono emozionato anche io, perché guardate, ritornare nel passato è pure, diciamo, non è tanto bello, però il passato a noi ci serve per rafforzarci, per farci vedere che adesso stiamo bene e non più come prima. Il nostro passato noi lo dobbiamo tenere solo come attraversamento, come un ponte, ok? Solo per andare avanti, non per fossilizzarci. Torno al discorso di prima di quei 3 che stavano a terra. Invece noi dobbiamo fare quel passaggio, che non è facile, quel passaggio, e ci godiamo l'attuale che abbiamo adesso. Lo straordinario sta nell'ordinario. E ora vi spiego il perché. Allora, facciamo una cosa. Una persona come noi, andiamo a ballare, chi fa pubblicazione di un libro, tutte quelle che volete, tutte le cose belle che uno fa, si va a mangiare con la moglie un panino, va in discoteca. Quando facciamo un esempio, ci facciamo male una gamba, ok? Un esempio. Quando ti fai male una gamba, la prima cosa, sapete che volete fare voi? Volete prima guarire, è la prima cosa, e guarire significa scendere dal letto, andarsi a lavare la faccia. Facciamo l'esempio che c'è la gamba rotta, ti devi lavare la faccia, vuoi uscire con tua moglie. Quando stai frenato e non lo puoi fare, quell'ordinario che vi dicevo prima diventa lo straordinario. E allora, per tornare indietro a quello che sto dicendo,
che cosa succede? Che noi adesso, io adesso con Giuseppe, con te, sono felicissimo che sto parlando con te, mi stai intervistando. Questa è l'ordinarietà, capite? Mi spiego. Questa è l'ordinarietà, questa è la nostra felicità. Ok Giuseppe, mi sono spiegato? L'ordinario è lo straordinario, no che aspettiamo chissà che cos'è per essere felici. Ecco qua, io sono felice adesso perché sto qua, bello, sistemato, sto parlando con te tranquillamente. Invece se stai nel letto e non lo puoi fare, tu desideri fare delle cose, ma non le puoi fare. Nel 2017, l'anno che è uscito questo, mi misi a scrivere un po' su un tipo, vedete questi cosi qua? Sono dei fogli di carta vuoti, ecco qua. Sono dei blocchi lunghi di carta e proprio qua, sopra qua proprio, mi misi a scrivere questo Taxi 081, questa storia del signor Gennaro, il primo libro che ho fatto nel 2017. E man mano ho scritto, poi l'ho passato in Word e l'ho mandato alla prima casa editrice che era Arduino Sacco, questo qua che io vorrei salutare, Arduino Sacco, vedete? Riesco a fare il quadrato. E lui mi chiamò e mi disse: Vincenzo Di Giorgio, vi voglio dire una cosa, il libro è piaciuto, però sapete Vincenzo che ci vogliono 6 mesi. E io dissi: vabbè Arduino, io aspetto, so aspettare perché ho aspettato tanti anni. Ma non è che io sono lo scrittore potente che subito fa. Lui mi disse: vabbè, devi aspettare 6 mesi. Vabbè, Arduino, stacca il telefono. Dopo 3 giorni, questo mi è rimasto proprio qua impresso, mi chiamò Arduino Sacco e disse: l'editing ha letto bene il tuo libro, Vincenzo, te lo voglio pubblicare. E lui dopo nemmeno 2 settimane mi fece uscire il libro. Con grande meraviglia per me, perché c'era lo spazietto, sai, sui telefonini, sul computer, pure lo spazio quello là in ebook, tutti quanti l'avevano piccolino così, quei spazietti piccoli. A me mi fece una cosa grande così, ma io tutto contento. E poi a voi spettatori vi faccio vedere una cosa che ci tengo tanto, Giuseppe. Allora, lui mi fece 100 di queste grandi. Vedi? Sì. 100 di queste grandi. Taxi, ne parla tutta Napoli. 100 me ne fece tutto colorate e poi me ne fece 200 di queste qua da mettere nelle metropolitane per tutta Napoli. Poi c'è un altro fattore bello di questo libro, che questo libro Taxi 081, aspettate un attimo, mi fecero fare tutti i tassisti le fotografie con le loro firme. Caspita. Consigliato da Arduino Sacco. E vedi qua, non ci sono i capitoli, vedi, sosta 1 e non ci sono capitoli, sono soste. Bellissimo, simpatico. Ma guarda, una cosa accattivante e bella, sosta 3, aspetta, qua. E questo me l'ha fatto Arduino. Poi uscì, già me lo sono preparato, sul giornale Roma, eccolo qua, vedete Roma, me lo sono conservato, giovedì 4 ottobre 2018. Lo faccio vedere qua. Non so se si riesce a leggere. E qua hanno preso un sacco di persone. Taxi 081, vedete? L'esordio narrativo di Vincenzo Di Giorgio con un terno 4, 3 e 50. Uscì sul giornale. Dicevo, Arduino, io sono uno scrittore che mostra Uccellicetto. Vince, tu c'hai una bella penna. E io dico, grazie Arduino, grazie mille. Questo libro veramente mi ha dato molta soddisfazione, ma molta soddisfazione. E pensate che Nino D'Angelo, io diedi questo libro a un amico di Nino D'Angelo, hanno preso spunto da questo libro.
Quante volte noi rinneghiamo delle cose belle della nostra vita che abbiamo proprio vicino proprio, cose bellissime le rinneghiamo. No, questa non la voglio, quest'altra cosa non mi piace, senza sapere che puoi avere un valore con te, un valore forte, potente, e tu non lo sai nemmeno. Vincenzo, invece ci parli un po' di questa Napoli che sta andando tantissimo verso il turismo? Sì, la Napoli, io vado spesso qua al centro di Napoli, al centro storico, mi piace stare là in mezzo, è bello perché vado pure a vedere dei libri là a Portalba, allora mi nutro nella città, nel cuore di Napoli, e sto vedendo che stanno i turisti, però sono andati a mancare, Giuseppe. Ultimamente che sono andato sono scesi un po', Senti, io sono andato prima della Befana, dell'Epifania, ed era pieno, non si poteva Sì, pure io camminare. sono andato prima delle due, ma mo è sceso un pochettino, sì. Vabbè, io sono passato anche qualche anno fa ad aprile, ma è sempre Mamma caotico, mia, che sempre. ci stava, non si poteva camminare. Rispetto a una volta che insomma erano strade percorribili, adesso sono diventate senso unico pedonale, perché è Sì. strapieno di gente, insomma. Tutti quanti camminano come i manichini, tutti in un lato, chi in un senso, chi in un altro. C'è un sacco di gente. Poi anche Giuseppe, nel porto si vedono tante navi da crociera, quindi in ogni periodo dell'anno è sempre pieno di turisti che scendono da queste navi e vanno a visitare la città, spagnoli, francesi, e quindi secondo me poi lo scrittore del popolo può essere uno scrittore molto particolare anche su questi temi, no? Penso che comunque nei tuoi libri parli di questa Napoli. sì, io dico della nostra tavolozza particolare, perché noi abbiamo una tavolozza di colori che è potentissima, che poi una cosa bella è che non si scarica mai, Giuseppe. Per chi non lo sapesse, da cosa nasce questo 081? 081 è il nostro prefisso a Napoli, facciamo 081 come prefisso telefonico, giusto? Sì. E da lì è nato il Vangelo di Napoli, è perché il mio editore Arduino Sacco mi disse: questo Gennaro è una sorta di Gesù dentro a questa macchina. Ho capito. E poi Gesù è riferimento anche alla Napoli, perché è un paradiso. Non ci dimentichiamo mai, perché è il nostro paradiso, la nostra Napoli. Senti Vincenzo, com'è cambiata un po' la tua vita dopo tutte queste interviste che hai fatto sul canale, da altre parti? La gente ti ha cercato, ha comprato di più il tuo libro, i tuoi libri? Sì, si è mosso un po' di vendita sui libri, sì, come personaggio, io già, mi conosci, no? Già sul TikTok, già sono pubblico, già mi conoscono come Magnifico Vincenzo, faccio video divertenti, ma in qualità di scrittore, specialmente a te, ti ringrazio col tuo canale, che mi hai spinto ancora di più. Seguite tutti quanti il canale, questo qua, A Mano Libera. E vi raccomando, amici miei, tutti i miei follower e follower dei miei follower, perché Giuseppe, no perché stai avanti a me, Giuseppe, lo voglio dire davanti a tutti, ma tu sei una persona eccezionale, non metti in difficoltà, mantieni sempre quella calma che io ti ammiro, perché io, vedete, mi muovo, c'ho la lava nelle vene. Come buon napoletano. Io prima ero uno che gesticolava molto, poi dopo che sei venuto tu, insomma, vedi, io ce l'ho basse le mani, quindi gesticolo, vedi, alzandole. Quindi... No, ma io mi sono calmato, perché ve lo dico a voi pubblico che mi state vedendo e ascoltando, le prime interviste mi sembravo Pinocchio, mi facevo così, mi muovevo. Poi mi è stato detto, pure da mia moglie, ha detto: ma perché ti muovi? E allora io mi sono fermato un pochettino. Senti, tua moglie che pensa di tutto questo percorso bello che stai facendo? Sì, è molto contenta, gli piace questa cosa, non vi dico i miei figli come sono contenti, appena sentono che devo essere intervistato: papà, ti raccomando, sei forte, vai, mi aiutano, mi spronano, devo dire grazie ai miei bambini Bruno e Chiara, mia moglie Maria Rosaria, e voglio salutare quella donna che non c'è più, a mia mamma, e poi al mio grande papà Nunzio.
Vincenzo, l'ultima domanda prima di salutarci. Come mai un lettore dovrebbe comprare e poi leggere il tuo libro? Allora, io sono una persona semplice, come semplice sono i miei libri, e dovrebbero comprare il mio libro per calpire l'anima di Napoli, proprio l'anima di Napoli, proprio il significato di essere napoletano. Lo scrittore del popolo, da cosa nasce questo nome? Lo scrittore del popolo nasce, il mio editore mi disse questa cosa qua, perché come ben sai io non ho degli studi, ho fatto la terza media, la licenza media, e io dissi, vabbè, io delle parole le sbaglio quando scrivi, disse, Vince, tu sei lo scrittore del popolo. Questo è da qua è nato tutto, lo scrittore del popolo. Tutto ciò che fa parte di Napoli è Vincenzo Di Giorgio, l'anima di Napoli che scende in mezzo a gente. Senti, questa cosa che hai detto è proprio bella, cioè ho una terza media ma scrivo da quando ero piccolo, perché poi conosco un po' la tua storia. A 6 anni facevo il letterino a Gesù. Mm. Io facevo il letterino, parlavo con Gesù, a 6 anni scrivevo, Gesù mi porti questo, mi fai portare questo, e puntualmente Gesù mi aiutava sempre. Vincenzo, come vuoi salutare chi ci ha ascoltato oggi? Allora, la prima cosa voglio salutare Giuseppe Mosco, che ce l'ho davanti a me, grazie di cuore, che tu mi ospiti sempre nelle tue interviste, che sono bellissime, perché seguo anche le altre che fai tu. E poi voglio ringraziare a tutto il popolo di Napoli, dal più grande al più piccolo, a chi sta in difficoltà economiche, a chi è ricco, a tutti, voglio bene a tutti i napoletani e non napoletani. Grazie Vincenzo, è stato un piacere averti qui. Mando la sigla mentre ci salutiamo. Anche io volevo salutare tutti coloro che oggi ci hanno ascoltato, che hanno avuto il piacere di rivedere Vincenzo con noi, e mi raccomando, come diceva Vincenzo, iscrivetevi al canale, facciamo crescere questo canale, perché se cresce questo canale cresceranno anche i vostri libri e cresceranno anche i lettori consapevoli di ciò che comprano. Arrivederci a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao Vincenzo, grazie. Arrivederci a tutti. Taxi 081 di Vincenzo Di Giorgio è un'opera ambientata a Napoli. Un romanzo che va letto come un live letterario, di getto, così come è stato raccontato, fuori dalle classiche convenzioni narrative. Una scelta dell'autore per non perdere l'autenticità del dire comune della gente, lasciando al testo quella forza espressiva, in una forma non dialettale, ma italianizzata per una più facile lettura. Il Taxi 081 non è solo un taxi, ma l'anima di Napoli. Quella Napoli raccontata attraverso chi, giornalmente, la percorre da un capo all'altro, conoscendone tutti i segreti e gli aspetti positivi che la cronaca giornalistica non sa più narrare, limitandosi solo, con sadico autolesionismo, a esporre il dissesto sociale che probabilmente non andrebbe attribuito tanto al popolo napoletano quanto a chi dal dopoguerra in poi li ha governati. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia, e non mi resta che lasciarmi andare. Ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà. Lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità